WBIF World Team Championship 2024, primo incontro tra Italia e Thailandia. Gioca la prima partita il nostro Roberto Terenziani con Rami Pirainen. Roberto gioca bottom con le pedine nere, Rami top con le pedine bianche. Il giocatore thailandese non dovrebbe sulla carta essere fortissimo, PR medio intorno ai 12-13, però sappiamo che tutte le partite hanno una storia a sé, per cui il risultato è assolutamente aperto. Questa è la prima partita del campionato del mondo online. Questo no, non colpirei sul 3, sì, sono d'accordo, questa mi sembra la scelta migliore. Anche se ovviamente se riuscisse a scappare con la pedina arretrata, no, infatti non è la mossa migliore. Strano che Roberto abbia commesso questo errore. (5-1) si ancora e colpisce sul 5. Ma non so, avrei preferito sul 5, però per GNU la mossa è corretta. Adesso Roberto è nettamente in vantaggio in corsa. Farei casa 7, cioè farei casa 7, verrei avanti dal mid. E qui secondo me è un double molto chiaro per Roberto. Penso che sia anche un drop. Vantaggio in corsa di 43 pip. E infatti double drop. 1-0 per Roberto. L'avversario sembra molto veloce, non ha consumato neanche un secondo. Ma al suo posto colpirei sul 17. Roberto ricolpisce. (6-5), qui può fare casa 1 in testa, altrimenti scendere con 2 dal mid, ma penso che colpirei. (5-2), Rami colpisce. Roberto danza e qui penso che sia too good, anzi mi sembra un too good abbastanza chiaro. 35 pip di vantaggio, una pedina sul bar, 3 pedine sulla casa 24 e un double shot. Direi assolutamente too good. Infatti il thailandese non cuba, tira.
Beh, qui era molto importante colpire sul 5 perché eh, se Roberto riesce a fare la seconda ancora può giocare. Ecco qua direi che è un double. Secondo me questo è un drop perché Roberto ha casa 3 e casa 1 che non sono l'ideale per un backgame. Quindi io passerei. Anche il timing non è eccezionale. Roberto ci sta pensando. E decide di passare correttamente. Quindi 1-1. Vedo una I in corrispondenza della mossa. ehm, ah no, avrebbe dovuto cubare probabilmente ancora una mossa prima. Sì, allora era too good quando abbiamo detto che era too good, ma avrebbe potuto cubare dopo che Roberto ha fatto casa 1. Qui sicuramente ha problemi di connessione, non è un buon inizio perché se inizia ad avere problemi di connessione da subito. 4-3, la gioca molto passiva, crea un pilone sulla casa 6, blunder per Gnu. 6-4, qui la scelta è... mm, ma io penso che farei il golden e giocherei 13-7. Anche Roberto fa questa scelta, è la mossa corretta per Gnu. Doppio 1, direi assolutamente casa 22, la Butterfly Anchor, quindi altro blunder del giocatore thailandese. Qui Blitz, non so, io avrei colpito sul 2, invece è corretta la scelta di Roberto. Adesso è un mutual holding game. Roberto ha un netto vantaggio in corsa, ma ha 5 pedine oltre l'ancora dell'avversario. 6-1 assolutamente non deve lasciare l'ancora. Direi che 13-6 è una scelta obbligata. Doppio 3, ottimo, permette di venire avanti. 22 pip di vantaggio per Roberto, assolutamente presto per cubare.
4-1, giocherei dal 6, 6-5, 6-2. Sì, non vedo di meglio. Questa è la mossa safe, però preferisco questa. Blunder di Roberto. 4-2 è ottima per Rami che fa una casa fortissima. Per fortuna non colpisce. 30 pip di vantaggio. Questo direi che è un double. Io al posto del giocatore thailandese avrei giocato 20-13. Questo penso che sia un double drop. Però avrei cubato al tiro precedente. Niente, non cuba Roberto. Ah no, scusate. Scusate, ha cubato. Il take è un blunder, ma Rami colpisce e adesso sì, Roberto è riuscito a ricolpire. Rami ricuba, che è un blunder, però Roberto rischia tantissimo, qui deve colpire sicuramente, oppure fare il prime da 6. Io non capisco cosa stia pensando. Doveva fare il prime da 6, a Gnu non è piaciuto colpire. Adesso a Roberto serve un 6, colpisce, eccezionale. E qui potrebbe rigirare il cubo a 8. Colpisce con gli 1, il 7. Secondo me il cubo a 8 ci sta, però con un avversario molto più debole non sono sicuro che ricuberei. E penso che Roberto stia facendo proprio questo ragionamento. Roberto sta giocando sotto il 3.
il giocatore thailandese sta giocando intorno ai 30, però col cubo a 8 praticamente ci si gioca il match su questo game. Sceglie Roberto di non cubare. Non colpisce, ma neanche Rami colpisce. Qui io giocherei 11-5 e 20-17, non vedo di meglio. No, questa non ha senso secondo me. Anche qui il ricubo a 8 secondo me ci sta. Ci sta, ma continuerei a non ricubare per i motivi di prima. Invece ricuba e Rami passa, blunder, quindi direi che è andata bene e non c'era il ricubo al tiro precedente. Strano, devo riguardarla, sono abbastanza curioso. Comunque 5-1 per Roberto. Questo è un double, è secondo me un drop. Rispetto alla posizione standard, il leader ha la seconda pedina sulla casa 8 e ha una sola pedina arretrata, mentre il trailer Roberto ha casa 5. Però considerando anche il vantaggio per 5-1, io qui penso che passerei. Invece Roberto accetta, casa 5, il take è corretto. Rami fa casa 5. Serve un 4, niente, doppio 5. Qui adesso colpisce sul 4. No, deve assolutamente blitzare. Altro blunder del giocatore thailandese e Roberto riesce ad ancorarsi. Adesso Roberto ha un buon vantaggio, 6-5, colpisce entrambe le pedine. Questo non so se sia un redouble oppure potrebbe essere anche too good. Due 1. Non so se fare casa 10. Io farei casa 10. Un prime molto forte. Invece no, colpisce ed è corretto. Sei 4, corre.
potrebbe anche colpire. Io giocherei questa e adesso la corsa è abbastanza pari, però qui io recupererei perché ha un ottimo prime e un double shot. Questo secondo me è too good. Per quanto con l'ancora sul 24 forse avrei cubato, non avrei splittato al posto di rami. Aia, rami colpisce. Doppio 4 eccezionale. Qui è un chiarissimo to good. Sei 1 è probabilmente il tiro peggiore, ma rami danza, altro 6-1, ottimo. Qui i gammon sono parecchi. Roberto gioca la mossa più aggressiva portando fuori 2 pedine. Tre 1, 2 off. Ottimo, deve smontare completamente casa. Adesso pochi rischi per Roberto e tante possibilità di gammon. Qui scopre e rami colpisce. Sei 2 colpisce ancora, ma sarei rientrato sul 24. Grande doppio 6 di Roberto, che adesso ha enormi possibilità di gammon. E anche possibilità di backgammon. No, niente backgammon. Quindi 2 punti per, anzi 4 punti per Roberto, che si porta sul 9-1. Sei 4 colpisce, ottimo. Butterfly anco, ah no, scusate, non ho visto che poteva colpire. Casa 5. Cinque 4 colpisce. Ventinove pip di vantaggio per Roberto, casa 11. Solo una pedina arretrata contro 3 pedine arretrate per rami, però rami colpisce. Doppio 4, direi casa 9 sicuramente, e giocherei 6-2, sì.
colpisce e copre. Qui se non fosse per lo score sarebbe sicuramente un double, ma per me è un double anche a questo score perché comunque è 4 away, per cui un gammon cubato sarebbe oro. Qui deve colpire su 4, non c'è dubbio. Anche qui penso che cuberei. Invece no, il double è un errore. È blunder il drop di rami. Invece era un double al tiro precedente. Mossa un po' troppo aggressiva di Roberto. Comunque conduce 10-1. Qui avrei giocato 24-20 e 6-3. Ma avrei giocato 13-7. Doppio 5, un ottimo tiro per Rami che gioca 18-8 con 2 pedine. Adesso ha un vantaggio di 14 pip. Forse avrebbe anche potuto cubare. Holding game. 12 pip di vantaggio. Questo per me è un double. Cinque due va sul 6. Doppio 5, ottimo. Rientra in corsa pienamente. La struttura di Roberto è molto buona. Rami ha un po' di wastage. Però è avanti in corsa. Al posto di Rami cuberei. Adesso ha perso assolutamente il mercato.
infatti ha missato parecchio. Dieci due. Sei due. No, avrei giocato 24 22 13 7. Rami colpisce. Roberto danza e questo per me è un cubo allo score. Qui deve cubare secondo me, così indietro nello score non può non cubare. 16 pip di vantaggio, ancora avanzata. Roberto non ha l'ancora. Adesso Roberto costruisce l'ancora e anche una buona casa interna. 8-1, non vedo altro. Ottimo doppio 2 per Rami. Questo è un double molto chiaro. Niente, non cuba. Questo è assolutamente un drop. Rami cuba, finalmente direi. L'unico lato negativo della sua posizione sono le due pedine sull'1 e il gap sulla casa 5. Roberto ha una casa interna forte. Però io passerei. Invece Roberto accetta. Ottimo 5-1 per Rami. Il take di Roberto è corretto. Sei 3, non vedo di meglio. No?
Roberto deve scappare. Pick and pass. Questa non mi convince per niente. Roberto rientra. Ha qualche possibilità di vittoria nel caso che Rami scopra, però 6-5 deve scappare. 10-6. Vabbè, con 2 punti per Rami, 10-4. Nessuna possibilità per Roberto. Roberto sta giocando sotto i 4. Rami è vicino ai 20. Sei 1, giocherei 13-7, 6-5. Ottimo doppio 6. Oddio, ottimo no perché non colpisce. A corsa all'incirca pari, ma Roberto ha 2 pedine arretrate. E giocherei 13-7. Invece no. Devo giocare la mossa safe. In effetti è in vantaggio in corsa, per cui farsi colpire è troppo oneroso. E uno, Roberto prova a uscire. Cinque 3 per Rami. Bah, avrei giocato 11-8, 10-5. Ottimo tiro per Roberto. No, direi 8-4. Che adesso ha un netto vantaggio in corsa. Dopo il tiro sono 15 pip. Qui Roberto sta valutando la possibilità di cubare. 15 pip di vantaggio, un po' di wastage. Il cubo secondo me ci sta tutto. Rami accetta.
doppio 4 di Roberto. A questo punto è difficilissimo per Rami recuperare. Altro doppio di Roberto che chiude sostanzialmente il game. Game senza storia. Beh, però 6-9 pedine contro 8, anzi contro 7, fine. Roberto si aggiudica il game. 12-4 Crawford. Direi casa 21. Anche casa 4 è importante. Probabilmente era più forte. Ottimo doppio 1. Adesso Roberto è in vantaggio. Questo 3-1 è devastante. Adesso prime da 5. A Roberto basta un punto. Full prime per Roberto che colpisce anche la terza pedina. Qui ci sono anche parecchi gammon, ma Roberto non servono i gammon. Roberto ha anche tutto il timing di questo mondo nel caso che rientri e non possa uscire con lo struggler. Colpisce la quarta pedina. Sì, slottare casa 1 direi che è una buona scelta.
continuerei a slottare. Sette, 5, 4, 3 per me. Questa mi piace di meno. Adesso casa 7 è la casa più difficile da sgombrare, infatti lascia un tiro, ma rami missa, e adesso le possibilità di vittoria di Roberto sono altissime. Doppio 4 è forse il tiro peggiore, ma rami non colpisce. Ottimo doppio 6, e qui se Roberto non tira un 1 ha vinto. Ok, ultimo punto per Roberto, che si aggiudica il match. Primo punto per l'Italia nel confronto con la Thailandia. Roberto ha giocato direi molto bene, 3,37. L'avversario ha giocato a 18. La differenza si è vista tutta. Inoltre Roberto ha avuto anche dei tiri buoni, quindi non c'è stata storia. Si conclude il primo match del campionato del mondo online a squadre con la vittoria di Roberto per l'Italia. Grazie dell'attenzione e arrivederci alla prossima.